Dove è finito il DNA della Juventus? Dove è finito? Cosa sta succedendo non solo alla Juventus, ma anche a qualche altra squadra italiana? Ma come mai siamo in questa situazione ad oggi dove facciamo fatica in alcune occasioni a riconoscere la nostra squadra? Cosa sta succedendo? Allora, in questi giorni mi sono fatto qualche domanda anche prima della sconfitta contro il PSV e ho cercato di scrivermi qualcosa, di avere qualche risposta insomma da darvi. Prima di tutto, prima di iniziare, iscrivetevi al canale, ma soprattutto commentate e siete attivi, lasciate un mi piace, tanto di aiutare la crescita del canale. Allora, come mai la Juventus ad oggi, dopo ormai non solo quest'anno, ma anni anche con Max Allegri, nei quali abbiamo faticato parecchio, ad oggi non ha ancora un uomo vero, un uomo di campo? Un uomo di campo che faccia parte della società, che sia qualcuno in grado di parlare con i calciatori, qualcuno di esperienza, qualcuno alla Tacchinardi, qualcuno alla chiaramente Alex Del Piero, qualcuno alla Di Livio, qualcuno che abbia quella juventinità, quella voglia di indossare la maglia, di soffrire, di correre, di migliorarsi e di avere quella grinta, quella garra. Io me lo chiedo perché penso nel passato recente, uomini come il grandissimo che ci manca Gianluca Vialli, sono stati personaggi che sono stati in grado di, in questo caso, aiutare per esempio uno come Mancini e di prendere una squadra come le nazionali italiane dell'epoca agli europei, che era una squadra media, e grazie al lavoro quotidiano, all'esperienza, quasi quel ruolo da chioccia, quel ruolo da fratello maggiore, hanno preso una squadra, l'hanno fatta sbocciare, l'hanno fatta credere nei propri mezzi, anche al di sopra dei propri mezzi e come piace oggi a dire, spesso a overperformare e soprattutto a vincere un qualcosa di veramente importante. Ma non riusciamo a guardare squadre come la Roma che a inizio campionato manda via, insomma, la romanità per eccellenza De Rossi, sbagliando, chiaramente, dopo 4 partite, e dopo peripezie cosa fa? Con una società in confusione va a riprendere chi? Un Romano de Roma, va a prendere qualcuno, un condottiere, va a prendere colui che deve essere al timone, soffrire per la squadra, qualcuno che ci metta sempre la faccia, qualcuno che abbia la capacità anche alla sua età di comunicare meglio di tantissimi altri più giovani che non sanno comunicare bene. Perché Ranieri sa comunicare molto bene, è furbo, è esperto, ha malizia, è intelligente, educato, responsabile. Ma penso al Milan, penso a un'altra squadra che è in difficoltà, penso al Milan, a un Milan che guardando la formazione di 2 giorni fa non ha neanche un milanista in squadra, un italiano in squadra per di più, partiamo da quello, un italiano in squadra. E quando dico italiano è perché mi rendo conto che ad oggi le cose siano cambiate, non ci sono più i giocatori e diciamo in inglese si dice pool, quel gruppo di giocatori dal quale poter pescare come una volta, dove si lasciavano fuori signori, cioè giocatori di grandissima qualità non riuscivano neanche a fare parte del giro della nazionale perché avevamo Inzaghi, avevamo Baggio, c'erano insomma all'epoca, insomma Inzaghi e Baggio non sono allo stesso tempo, però voglio dire, avete capito. Allora mi chiedo, ho capito che non ci sono più alcuni di questi giovani, ma a parte che molti non li facciamo giocare, ma in generale, come possiamo pensare che a Parigi c'è un giocatore italiano vada a giocare nel Paris Saint-Germain, un ragazzo di 20 anni, e abbia un'idea di cosa voglia dire essere qualcuno che indossa la maglia del Paris Saint-Germain? È impossibile, sarà un parigino probabilmente che capisce, capito? Ci vorrà qualcuno che è cresciuto con i nonni, con i genitori, con gli zii. Io sono degli anni 80, 82. Allora, il mio nonno ascoltava con la radiolina, muoveva, si perdeva il canale, bisognava sintonizzarci, capito? E poter ascoltare la partita era un privilegio, cioè voglio dire, riuscire a partecipare a un evento sportivo anche solo ascoltandolo era un privilegio. Ma giocare nella Juve deve essere un privilegio, è un privilegio.
Giocare nella Juve è un qualcosa di importante, qualcosa che non capita tutti i giorni, è qualcosa che però va spiegato. Come può essere spiegato a un ragazzo straniero di 20 anni, soprattutto se ce ne sono 11? Glielo si può spiegare se magari ci sono 4, 5, 6 italiani, uno zoccolo duro come c'era una volta, anche della nazionale, che comunque può spiegare la storia di questa maglia, il blasone, cosa voglia dire essere juventino, cosa voglia dire essere milanista. Come mi aspetto che un parigino possa insegnare a uno italiano, a uno spagnolo, cosa voglia dire giocare nel Paris Saint-Germain. Come uno che va a giocare a Barcellona, mi aspetto che uno spagnolo glielo spieghi a qualcuno che arrivi 18-19 anni, che arriva da un altro paese, e spiegargli, oh, guarda che questo è il Barcellona, non è che stiamo giocando qua con tutto rispetto una squadra di eccellenza o promozione, una squadra che ha blasone, cioè uno camminerà nel museo, nel museo dei trofei, e si guarderà attorno e dire, oh, se ne potessi vincere anche solo uno nella mia vita sarei già fortunato. E allora penso a qualcuno come l'esempio del Milan, secondo me è uno dei più lampanti, dove comunque hanno messo qualcuno come Ibrahimovic, ma Ibrahimovic non ha la personalità giusta per fare quel mestiere lì, perché ci vuole un uomo, una persona che di ego non ne abbia, ci vuole qualcuno che sia lì per sacrificarsi. Per quello vi parlo di un Tacchinardi, vi parlo di un Di Livio, vi parlo di gente comunque, del Piero, che comunque ha segnato un contratto in bianco. Cioè, vi parlo di gente che mette gli altri prima di se stessi, non se stessi prima degli altri. Non si può essere un buon condottiero se non si mettono gli altri prima di se stessi. Come non si può avere una relazione fatta bene se ci si mette sempre al primo posto. E allora io mi chiedo, come mai non abbiamo la forza ad oggi di mettere delle bandiere dove le bandiere devono stare? Come mai continuiamo a dire che la Juventus è una squadra giovane, l'allenatore è giovane, però non diamo alla Juventus non diamo a queste persone, i calciatori giovani, l'allenatore giovane, un qualcuno di esperienza che possa essere lì sempre presente, perché a volte basta poco, bastano quei 4-5 minuti in spogliatoio, quella frase giusta, quell'occhiata giusta. È come avere un genitore, è come avere un fratello maggiore, ed è questo che manca ad oggi. Dobbiamo insegnare cos'è il DNA e dobbiamo insegnare anche cosa sia la voglia di vincere, perché l'essere giovani non vuol dire che automaticamente non si possa vincere nulla, ma ci vuole la voglia, ci vuole la grinta, ci vuole la garra, ci vuole l'impegno. E io ad oggi non vedo nulla di queste cose nella Juventus. Io vedo un sacco di idee, ma ben confuse. Vedo un allenatore in cerca di se stesso e un allenatore che non dà punti di riferimento, ma invece di non dare punti di riferimento all'avversario, non dà punti di riferimento a se stesso. Vedo un allenatore che ha un modulo sbagliato e qualcuno deve alzarsi e dire: Tiago, tu sei un ottimo allenatore, ma il modulo è sbagliato. E errare è umano, ma perseverare diventa diabolico. È questo l'errore. La colpa non è solo di Tiago, la colpa a questo punto è anche e soprattutto della società. La società deve intervenire, ma deve intervenire non adesso cancelliamo tutto, azzeriamo, ripartiamo da zero perché ci siamo stufati di Tiago e avanti il prossimo. Non funziona così. Questo è sbagliato. Perché chi ha messo lì Tiago adesso si deve prendere responsabilità e deve dargli non solo, perché io ve lo dico subito, non sono uno che accetta molto il discorso Allegri, Tiago, i soldi di qua, i soldi che non ha speso per lui, ma a me non me ne frega niente. Queste sono polemiche da bar che faccio quando bevo una birra e parlo di questo. Ma ad oggi parlo di altre cose. A me di Allegri interessa fino a un certo punto. Allegri è stato un grande allenatore della Juventus, è tornato nel momento sbagliato, ha fallito, come avrebbero fallito in molti, però ha fallito, basta, si va avanti. A me di quanto hanno speso prima adesso non me ne frega niente, a me interessa che la Juve vinca le partite e mi interessa guardare la Juve, far vedere la Juve alle mie figlie negli Stati Uniti e spiegargli che la Juve è una delle più grandi squadre del mondo, ma la Juve non può essere tale se la Juve ha paura di giocare, ha paura di essere se stessa. È impossibile. Allora, ad oggi ci vuole un cambiamento e questo cambiamento deve essere un cambiamento generale, ok? E credo che l'unico modo, non tanto per salvare la stagione, perché la stagione ad oggi, se ci pensate, sì, bisognava andare agli ottavi, non ci siamo andati, ma
se si vince ho capito, con sede ma sono più le fosse, ma se si vince la Coppa Italia e se si arriva al quarto posto, comunque la stagione non è spettacolare, ma come primo anno, a questo punto, visto dove siamo oggi a febbraio, ci farei la firma. Però io ascoltando altri canali, altri professionisti, no, professionisti perché io non sono uno di questi, e ascoltando le loro opinioni capisco bene che hanno ragione. Bisogna che però Motta e la società, ma non solo Motta, quindi diciamo la società e Motta e i giocatori, quindi questa è la piramide, la società, Motta e i giocatori, ok, adesso ci dimostrino che qualcosa si stia costruendo. Perché l'anno prossimo si può ripartire con Motta, ma si può ripartire solo se ci sono le fondamenta, altrimenti il palazzo crolla. Io ve la chiudo così, ve la chiudo dicendo che la mia speranza è questa. Io vorrei rivedere la lingua di Alessandro Del Piero, vorrei rivedere Di Livio fare su e giù dalla fascia soldatino che non mollava mai, vorrei vedere il dirigente professor Pessotto, vorrei rivedere quantomeno, visto che non posso rivedere i calciatori in campo, vorrei rivedere questi personaggi nella società Juventus. Perché secondo me se si vuole riprendere un po' di quel DNA, ciò si può fare solamente se si aggiungono o si vanno a riprendere coloro che hanno fatto della società Juventus quello che è oggi. È chiaro che riprenderei anche Baggio, ma Baggio è in campagna, forse sta meglio là. Ma Tacchinardi, gente che ha giocato 20 anni nella Juve, questi ci mancano. Questa è la Juve. E per insegnarlo ai giovani ci vogliono i vecchi. Un abbraccio.